Ciao a tutti, benvenuti su Minty Tarot e un nuovo episodio di Tarot Tips. Oggi parliamo della relazione fra la sincronicità e i tarocchi. La teoria della sincronicità è stata formulata dallo psichiatra Carl Gustav Jung, che è uno psichiatra svizzero allievo di Freud, la prima volta nel 1924 nella prefazione della prima traduzione in lingua europea, nello specifico il tedesco, del libro dei mutamenti cinesi, ovvero I Ching. È una teoria che poi è stata sviluppata negli anni successivi attraverso anche l'aiuto del fisico quantistico di fama internazionale Pauli. Dunque, secondo questa teoria della sincronicità, capitano molto spesso, senza che magari noi poniamo attenzione, degli eventi sincronici. E cosa sono questi eventi sincronici? Sono degli eventi che apparentemente sono scollegati fra di loro, ma in realtà sono collegati da un significato comune. I due eventi devono avere origini diverse, ovvero uno è di tipo interno, basato su un'immagine inconscia, e l'altro è un evento oggettivo esterno, che appunto è un dato di fatto. Quindi, per esempio, lui ha riportato in un libro un episodio che gli è capitato durante la terapia con una sua paziente. La sua paziente stava raccontando di un sogno che aveva fatto che riguardava appunto uno scarabeo dorato, d'oro, e proprio mentre stava raccontando questo sogno, contro la finestra dello studio andò a sbattere un insetto. Jung aprì la finestra e riuscì a prendere con le mani uno scarabeo, quegli insetti che vanno sulle rose, non mi ricordo il nome scientifico, che ha la corazza dorata, e quindi appunto poteva essere benissimo scambiato per uno scarabeo d'oro. Questo secondo lui è un tipico evento sincronico. Ovvero quando un'immagine inconscia, che in questo caso era un sogno, corrisponde a un evento esterno, ovvero l'insetto che viene a noi appunto mentre stiamo raccontando il sogno. Questa teoria della sincronicità è collegata a un'altra teoria di Jung che si chiama, che parla appunto dei archetipi universali. Cosa sono gli archetipi universali? Sono delle immagini inconsce primordiali che risiedono nella dimensione detta dell'inconscio collettivo, cioè i nostri inconsci di tutte le persone, tutti gli esseri viventi sono collegati fra di loro, comunicano fra di loro, come se fossero all'interno appunto di una dimensione che si chiama inconscio collettivo, e comunicano per immagini, ovvero queste immagini sono degli archetipi e sono universali perché appunto sono comuni a tutti noi, sia nel tempo che nello spazio. Quindi non c'è in questa dimensione il concetto né di tempo né di spazio, e questi appunto archetipi sono come delle parole di un linguaggio comune, formano anche appunto dei modelli a cui si richiamano tutte le nostre esperienze, sia inconsce che fattuali, nella nostra vita quotidiana, esterna, appunto del mondo esterno. Quindi gli eventi sincronici capitano esattamente quando l'evento che ha la dimensione interna, ovvero appunto il messaggio inconscio, e l'evento esterno corrispondono allo stesso tipo lo stesso tipo di archetipo universale, come può essere quello appunto l'archetipo della madre, dell'eroe, della principessa in pericolo, del sapiente. Ci sono tanti tipi di archetipi universali,
e quindi questo fa sì, la sincronicità e il fatto che appunto ci sia questo inconscio collettivo che comunica per archetipi, che la carta che viene scelta dal consultante oppure dal cartomante è quella più appropriata ad esprimere la situazione del consultante, a rispondere alla domanda posta e a esprimere appunto l'inconscio, i bisogni interni, i desideri intimi di chi ha posto la domanda alle carte. Quindi sono la teoria della sincronicità è una teoria che spiega per un verso tutti i vari sistemi di divinazione, non solo quello dei tarocchi, ma anche gli oracoli, le rune, la geomanzia, i Ching, appunto perché inizialmente fu notato questo concetto di sincronicità da Jung parlando appunto dei Ching, ovvero si creano degli eventi sincronici ogni volta che si estrae quella carta, proprio in quel momento, da quella persona per rispondere a quella certa domanda. In realtà è un evento sincronico. È particolarmente lineare con i tarocchi, la teoria della sincronicità e quella anche degli archetipi universali, perché appunto secondo Jung i tarocchi con i loro simboli e le loro immagini rappresentano, richiamano gli archetipi universali. Quindi ogni volta che estraiamo una carta, questa appunto riesce a comunicare direttamente al nostro inconscio e soprattutto a farlo parlare, a tirar fuori le nostre paure inespresse, i nostri desideri, i nostri bisogni che in realtà cerchiamo magari di tenere nascosti dentro di noi anche a noi stessi. E i tarocchi invece li esprimono molto bene, per cui riusciamo appunto attraverso i tarocchi a leggerci dentro, meglio magari che con altri sistemi di divinazione. Ma non è detta appunto, cioè è un mio gusto particolare anche la preferenza per i tarocchi, però insomma secondo Jung questi sono corrispondono queste immagini tipo quello della torre direttamente alle parole con cui l'inconscio comunica, ovvero gli archetipi universali. Spero che questo piccolo video sia stato d'aiuto nello spiegare la relazione fra la sincronicità e i tarocchi e soprattutto nello spiegare perché molto spesso, cioè quasi sempre, secondo me, i tarocchi e altri sistemi di divinazione in realtà riescono veramente a risuonare con noi, a comunicarci qualcosa di veramente valido e rispondente alle nostre domande, magari anche inespresse. Se vi è piaciuto il video e vi è stato utile, mettete il like, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere i prossimi. Il prossimo video tratterà della storia dei tarocchi. Farò una breve storia su questo mazzo di carte. A presto, ciao!